Ciao Namsal, benvenuto. E cominciamo con una piccola presentazione, chi sei e se ci puoi raccontare un po' della tua carriera artistica e in che modo si sviluppa la tua poetica. E niente, io vivo qua in Toscana, sul Monte Amiata, sono cresciuto lì e poi mi sono spostato a Torino per diverso tempo, a Carrara ho fatto l'accademia e poi negli ultimi 3 anni sono tornato in Campania, sul Monte Amiata. E niente, lavoro principalmente con la scultura, mi piace capire come gli oggetti sono fatti, come i materiali reagiscono tra di loro. E, E a proposito appunto di reazioni e di sculture, possiamo parlare dell'opera che installi qui a TOS Project Space dal titolo Habitat e se sì. ci vuoi raccontare qualcosa in Sì. più. Allora, qui abbiamo una vasca galvanica modificata. Allora, qui praticamente adesso sono due sculture che sono nate identiche e ogni 3 giorni la polarità della corrente si inverte. Adesso lei sta dando a lei, tipo. Allora, questo è l'anodo e questo è il catodo. Lui sta perdendo materia e lo sta prendendo. Dopo 3 giorni lui restituisce la materia a lui. Però restituendo la materia che lui ha ricevuto, non gliela restituisce nello stesso posto da cui era partito e si deposita in un posto diverso. Allora la forma si trasforma. Allora cosa abbiamo? Abbiamo due sculture che sono nate finite, ma che vivono nella costante trasformazione della loro forma. Benissimo, queste sculture sono dei viandanti, Sì, giusto? allora sono scansioni 3D che ho fatto in Francia, nel museo archeologico a Clermont-Ferrand, e sono oggetti del 50 a.C. che venivano scolpiti in legno di faggio e gettati in acqua, come un'offerta a una divinità che si chiamava Maponos, la divinità della giovinezza e della forza. Il metallo di cui sono composte sono lo zinco, sono fatte di zinco. E lo zinco l'ho ottenuto fondendo circa 2000 monete per ogni scultura che ho comprato tra le monete che sono state gettate nella Fontana di Trevi. Fontana di Trevi fa circa 2 milioni di euro l'anno, 5.000 euro al giorno, e l'8% di queste monete non riescono a essere cambiate per vari motivi, coni vecchi, gettoni, ma anche paesi con inflazioni molto alte o in questo caso anche centesimi di dollaro che non riescono a cambiarle. E il centesimo di dollaro dal 1982 in poi è fatto al 98% di zinco. Allora, tramite una fusione di queste monete sono riuscito a ottenere zinco puro. Lo zinco, allora sono due sculture di zinco, nate All- identiche. Quindi parliamo un po' di ex voto, di monete che vengono lanciate, quindi Sì. in generale di desideri, Sì, speranze. sono due desideri di due epoche distanti. In 2000 anni l'uomo continua a gettare cose in acqua e qui questi due desideri coesistono all'interno di un liquido, nel loro elemento natale, no? Di appartenenza, diciamo. E la cosa che mi interessava era che comunque questo qui questa scultura nel museo era catalogata come un viandante e le monete, il viandante e le monete sono due simboli di movimento, no? Il viandante si muove, viaggia e le monete viaggiano nelle nostre tasche, no? Comunque sono in costante movimento. Allora qui coesistono in questo costante dialogo, in questo, diciamo, come se si rimbalzasse, in questo movimento perpetuo, cambiando di forma, cambiando di posizione. Quindi senti, possiamo dire qual è un po' il tuo desiderio per questo lavoro, che ha portato alla nascita di questo lavoro? Ma questa è la seconda versione di questo lavoro. La prima versione è stata attiva per pochissimi giorni perché era una mostra che durava poco. Mi piacerebbe vedere questa scultura nel futuro, vederla nella trasformazione reale, quando la forma sarà completamente un'altra cosa diventerà. Bene, allora in conclusione ti chiedo chi ha collaborato a questo progetto. Voglio ringraziare sicuramente Manifattura Tabacchi, Toast Project Space, Stefano Giuri e poi Tecnochimica di San Giuliano Milanese che ci ha fornito gentilmente il liquido
che abbiamo studiato insieme perché doveva essere trasparente, che normalmente invece va più sul giallo, sul caffè latte per lo zinco. Bene, grazie mille Namsal. Grazie a voi.